Good morning. Thank you, Honourable Professor, for inviting us to Italy. In my presentation, I'm going to talk about assessment for learning, low achievers and transversal competences. But I'd like to start with a story. I come from the Norwegian group in this project, and for low achievers, it's a lot to do with socio-economic background, which sex or gender they have, if they're ethnic groups, but it's also a lot to do with cultures, national cultures, political cultures. In Norway, they have a law where every child can attend school until the age of 19. They can all go to high school. It doesn't matter if you're not interested, you've got no skills, by law you're allowed to. What happens? 90% of Norwegian children go to school or start school when they're 16 years of age. But for a number of years, 1/3 never complete. So in the Norwegian context, the problem is people drop out. And it's interesting, this project is in many European countries, and we're going to meet different kind of challenges. Some of them are to do with culture and politics, and we want to make a set of resources which transcend all of these different backgrounds. This is part of the interesting thing with this project, is to develop these resources that will actually work in different cultural, political contexts. With this background of socio-economic problems or challenges, gender problems, ethnic problems. Ovviamente l'introduzione, i saluti, ma questa presentazione della situazione norvegese in cui il sistema scolastico è molto influenzato dall'ambiente sociale e dalla cultura nazionale politica. In Norvegia tutti vanno a scuola fino a 19 anni, che gli piaccia, che non gli piaccia, che abbiano le abilità per farlo, che non le abbiano. Quindi il problema non è far andare i ragazzi a scuola, visto che è un obbligo di legge, il problema sono i risultati, visto che 1/3 di questi ragazzi non completa, abbandona. E allora nell'ambito di questo progetto l'interesse è proprio lo sviluppo di unità didattiche che possano aiutare i ragazzi con risultati bassi invece a frequentare con successo. Technical assistance required. Technical assistance required. Aha, okay. My screen doesn't change. I'm going to talk about two things today. I'm going to talk about assessment for learning and about transversal skills. What kind of things do you do? Quindi due argomenti, la valutazione per l'apprendimento e le competenze trasversali. If we look at assessment for learning, this has been one of the export commodities from English education around the world. You can travel to any country in the world and you will find experts in assessment for learning. È stato uno degli elementi culturali di esportazione dell'Inghilterra. In qualsiasi paese del mondo trovate esperti di valutazione per l'apprendimento. And it's a group of people who got together to change the English education system because it was focusing on assessment of learning, whereby they taught the children and then the assessment came at the end of the teaching, and they wanted to change that. Ecco, il punto di vista è completamente cambiato dalla valutazione dell'apprendimento, in cui il processo di valutazione avveniva alla fine e forniva i risultati, dalla valutazione per l'apprendimento che invece accompagna l'attività didattica e serve a migliorare i suoi risultati. And you can see this is a kind of an idea that we're using in this project as well, that we want the people, the
participants to develop their feedback skills and to get a form of correction to their learning while they're actually studying. Questo è un aspetto che è centrale nel progetto, perché si vuole sviluppare nei discenti la capacità di darsi un proprio feedback dell'apprendimento. And a fundamental idea here is that you build up the skills of the participants to regulate their own teaching. Si tratta di sviluppare negli allievi i loro strumenti per poter controllare il processo di apprendimento. And there are many debates about how to do this. Should you focus on a form of diagnosing the people while they're doing it? Should you focus just on the learning process, the learning outcome, all of these different elements? So there's not total agreement on what is assessment for learning, but the main idea is that the people who want to learn should be very active. Non c'è un'interpretazione univoca di che cosa sia la valutazione per l'apprendimento, chi si concentra sulla valutazione diagnostica, chi sul processo, però c'è unanime consenso sul fatto che serve questo tipo di valutazione. And you might ask, what about effort? A lot of learning is to do about how much effort you put in. Research shows to be an expert you have to put in 10,000 hours. If you ask sportsmen who are representing Italy, they've put in their 10,000 hours by the time they were maybe 12 years old. Quindi il problema di quanto sforzo si ponga in questa attività, se si è sportivi e si rappresenta l'Italia in uno sport, bisogna esercitarsi per 10.000 ore all'età di 12 anni. And you might ask, in Italy, how many hours of teaching time do children have in Italian in the whole of their school years? It wouldn't be close to 10,000 hours. Ecco, e se si misurasse il tempo che gli allievi italiani hanno nell'arco di tutto un anno scolastico, il risultato sarebbe molto più modesto. But if you ask the teenagers of today, how many hours have they spent playing video games? It'll be 10,000 hours. Ecco, ma se si chiede ai ragazzi quanto tempo passate davanti ai videogames, probabilmente arriviamo a queste 10.000 ore. So, to a very great extent, it is about effort, but not just effort, it's also about good guidance, tutoring. Quindi ci vuole lo sforzo, ma ci vuole anche un accompagnamento adeguato. And the last ingredient is that when you go into the learning situation, you have to come out of the comfort zone and go into the panic zone. E quindi bisogna anche superare i conflitti e il panico. And that's a challenge. We're having low achievers who maybe don't want to go into the panic zone for different reasons. Ecco, e la sfida è proprio quella di avere di fronte dei ragazzi che non hanno buoni risultati e che tendono a entrare nel panico. If we look at feedback research, there are a number of findings, and we will examine these in a digital context. For example, to correct mistakes when they happen is an important element. Qui avete una serie di elementi bibliografici, ho già tradotto il tema principale del libro, quindi posso evitare di soffermarmici. And there are a number of challenges for us. We see our course is digital, and yet we know oral feedback is far more effective than written feedback. La retroazione, la chiamerò così, feedback, che possiamo avere nei corsi a distanza è migliore di quella che si può avere attraverso i noti scritti. So to repeat again, this whole project is also about solving things which we know have to be solved. We cannot run a project on oral feedback. It's not possible. Ecco, quindi noi dobbiamo lavorare su cose che siano possibili, non è possibile nel progetto lavorare sulla retroazione orale. So that's what makes it interesting. It's as much an experiment where the people who take the course and help us develop it will also influence its endpoint. Ecco, è un esperimento in cui le persone che seguiranno i corsi ci daranno il loro contributo per migliorarli e tararli meglio. This is Rome on a sunny day. I've talked about assessment
for learning and assessment of learning, and I haven't really defined them properly. Assessment for learning is the idea that the feedback, the assessment will be woven into the learning all the time. Quindi la valutazione per l'apprendimento presume che gli elementi di valutazione siano intertessuti con la didattica per tutto il percorso. To break from the idea that it's teaching and then assessment. Per rompere con l'idea che da un lato ci sia l'insegnamento e dall'altro ci sia la valutazione. But there's an important element, the middle element here, assessment as learning. Ecco, ma l'elemento più importante è quello centrale della valutazione come apprendimento. And this is central to the whole of this project. It's this idea that the participants are to develop a meta understanding about their own learning. Ecco, è centrale nel progetto l'idea che i partecipanti debbano sviluppare una propria idea su come valutare il proprio apprendimento. There are two main ways of doing this. One is self-regulated feedback. Ci sono due modi per raggiungere questo obiettivo. Uno è quello di avere un'autovalutazione controllata. This will be the main way we understand feedback in this project. Ed è il modo più importante in cui interpretiamo questo tipo di valutazione nel progetto. But there's a second way which would ideally be the best way, but we may not be able to do it, and that's peer assessment, where they learn to assess each other and can play the role of being the assessor and the learner. Ecco, ce ne sarebbe un altro che idealmente è il migliore, ma non si sa se si riuscirà a metterla in azione nel progetto, è quello della valutazione tra pari. Tra pari, sì, cioè ogni studente valuta il collega e ne viene valutato. Yeah, peer assessment. What's been happening internationally? To talk about 21st century skills, there's a history, a European history. Around 2000, there was a project called Der Circle, developing key competences. They arrived at the idea that it was to do with using tools, digital tools among other things, becoming autonomous, and mixing with other groups of people, ethnic groups, cultural groups. Quindi nel 2000 è stato lanciato un progetto che si basava sulla definizione e selezione di competenze, tra l'altro facendo interagire gruppi diversi dal punto di vista etnico e culturale. There's also been another project which is ongoing called PIA, where the idea is to look at how do people actually use these different skills, reading, writing, digital skills, in their everyday life. Invece il progetto PIA, sempre sulle competenze degli adulti, vuole misurare in che modo gli adulti si servono delle competenze acquisite attraverso i mezzi informatici nella vita di tutti i giorni. And there are also, more recently, there's been a debate about what they call 21st century skills. Quindi ancora un altro progetto sulle competenze per il XXI secolo. And there's a common strand with all of these ideas. It's about problem solving, decision making, becoming autonomous. Ecco, il filo comune di tutti questi progetti è la capacità di prendere decisioni, di diventare autonomi. And this is an important background understanding for this project about the kind of skills we want to develop. Ecco, queste ricerche anteriori sono lo sfondo che può dare forza al progetto di cui stiamo parlando ora. 21st century skills also includes forms of intelligence, emotional intelligence, musical intelligence, things that actually the teenagers of today already have a lot of. E il progetto sulle competenze del XXI secolo già include competenze che i giovani hanno, pensiero logico, pensiero musicale per esempio. And of course video game competence. E competenza nei videogiochi. So they have many competencies and we have to push them in the direction of reading literacy and increased digital skills.
Ecco, quindi la sfida è di utilizzare le competenze che i giovani già hanno e spingerle nel senso della comprensione della lettura e nella soluzione di problemi. I just have to get the English version of this slide. Excuse me now. You want to have your slide? I'll just put it here. Okay. We know a lot about learning environments. What are the most effective learning environments? Qual è l'ambiente migliore per l'apprendimento? And one of the things we will be doing is customizing their learning. L'apprendimento standardizzato, tutti i bambini ricevono lo stesso tipo di esperienza. Providing different forms of learning objects, so the course is exciting and not boring. Mettere a disposizione fonti diverse di apprendimento per rendere l'attività didattica più varia e più divertente. And what we also know is that collaborative learning is a key to learning. But as I already said, it's not an easy thing to do in this project. L'apprendimento di gruppo è un'altra chiave importante, però come ha già detto non è facile poterlo fare in questo progetto. We sit once again with knowledge that we know is important in learning, but we may not be able to draw on it in this project. Ecco, dobbiamo essere consapevoli che ci sono aspetti importanti che però non sono compatibili con le caratteristiche di questo progetto. And the last point, yes, we want to give them the opportunity to adapt the learning so they can develop deeper understandings. Ecco, e poi ovviamente lo scopo è quello di fornire una valutazione che permetta di acquisire una comprensione sempre più approfondita. The OECD came with a big report last year surveying many countries in the world, and they had two kind of warnings to make. And they said one was we have to be careful about being over-reliant on standardized tests, which we apply to different cultures, different forms of economic backgrounds, skill levels. L'Ocse ha lanciato due grida d'allarme da ora, direi io, se mi permettete l'inciso, e una è che bisogna fare attenzione a non cadere nella trappola di credere in tutto ciò che deriva da una valutazione standardizzata applicata uniformemente a paesi e culture diverse. And this is one of our challenges. This, as I already mentioned at the very beginning, is we're meeting different cultures, different backgrounds, and yet we're going to make a set of tests which have to cover all of these options and at the same time be individualized. E questa è la sfida del progetto, cioè di coprire una gamma ampia di culture e di situazioni sociali, fornendo delle batterie di test che però siano anche individualizzate e adattate alle varie esigenze. And the other thing they mention is that there's a need for people to actually develop innovative assessment forms, in this case courses, feedback practices. Il secondo monito dell'Ox è che è necessario promuovere formati di valutazione innovativi. Because many courses aren't actually innovative. Molti corsi sono innovativi. So it has to be exciting, engaging, make people enjoy what they're doing and not something they would rather drop out from, which is the Norwegian's illness. Si cerca di produrre corsi che siano stimolanti, coinvolgenti, per evitare il fenomeno tipicamente norvegese dell'abbandono. And I'd like to end on a perhaps a lighter note, and maybe not. We could ask, are the participants experiencing the following? Possiamo chiedere ai partecipanti di chiedersi dove sono, sì, quel rigonfiamento un po' sospetto visto dai documenti. This is an exciting project, and for us who are running this project with teachers who will be involved and also participants, it's also a project about the challenges. Nothing is decided in advance. The project leaders from Roma have a number of very good ideas, and we hope to have many good, exciting results and discussions. Thank you.
tratta di un progetto molto stimolante perché tutto è da costruire.